Ciao a tutti, oggi preparo con voi una deliziosa pizza napoletana che cuocerò in padella. Un solo grammo di lievito, 24 ore di lievitazione, prima in frigorifero e poi a temperatura ambiente e alta idratazione. Iniziamo subito. Inizio dall'acqua che deve essere a temperatura ambiente tra i 24 e i 26 gradi più o meno. Ne ho messi 350 ml. Nell'acqua sciolgo un grammo di lievito di birra, mescolo con la forchetta, aggiungo mezzo chilo di farina di tipo 0, sistemo nell'impastatrice e con la foglia inizio a mescolare. Dopo 2 minuti mi fermo, metto 8 grammi di sale e faccio mescolare per un altro minuto. Ora mi fermo, stacco l'impasto dalla foglia, metto il gancio ed inizio a far impastare. Adesso piano piano aggiungo altri 25 ml di acqua. L'aggiunta va fatta piano piano. Messa tutta l'acqua, alzo la velocità e faccio impastare per almeno 10-12 minuti. Ecco qui. Vi giuro che non ho aggiunto altra farina. Fate impastare per almeno 10-12 minuti. Guardate come si stacca bene. Adesso tolgo dall'impastatrice, trasferisco l'impasto sulla spianatoia, gli do la forma di una palla, copro con un contenitore e lascio riposare. Inizierà anche la lievitazione per un'ora. Dopo un'ora faccio un primo giro di pieghe. Quindi prendo l'impasto, copro e attendo un'altra mezz'ora. Passata mezz'ora facciamo delle altre pieghe di rinforzo. Guardate, prendo l'impasto da sinistra verso destra, da destra verso il centro, verso sinistra, e da sopra verso sotto. Fatto lentamente, ma dovremmo fare un po' più veloce. Le pieghe servono a rinforzare l'impasto, tanto è vero che le nostre nonne le chiamavano pieghe di rinforzo, e permettono di far fuoriuscire i gas prodotti dall'impasto in questo lasso di tempo. Adesso copro e tra mezz'ora farò l'ultimo giro di pieghe. Dopo un'altra mezz'ora, quindi 2 ore dopo aver impastato, faccio l'ultimo giro di pieghe. Faccio una palla, infarino un po' il contenitore, metto l'impasto, chiudo con il coperchio
e metto in frigorifero per 24 ore. Sono le 14:45, alle 14:45 di domani tolgo dal frigo e faccio lo staglio. A domani. Dopo 24 ore ecco l'impasto. Ora infarino un po' la spianatoia, tolgo l'impasto, guardate che bello, dal contenitore. Adesso gli do la forma di un filone, prendo la bilancia, infarino leggermente anche il piatto della bilancia, taglio l'impasto e lo peso. Ogni pallina dovrà essere tra i 270 e i 280 grammi più o meno. 270. Sai che questo è un po' più grande. Esatto, quindi ne stacco un pezzo da qua e lo metto qui che è più piccolo. Quindi 270, 281. 300, vabbè, 4 non ne vengono, quindi va bene così. Adesso le palline le trasferisco o in un cassettino da impasto, che come sapete io ho, oppure per comodità in una teglia da forno o anche in un contenitore largo, fate voi. L'importante è che siano larghe tra loro. Come vedete ho messo i panetti per comodità in una teglia da forno leggermente infarinata. Ora dobbiamo far lievitare i panetti per altre 6 ore. Quindi sono le 14:45, alle 20:45 possiamo fare la pizza. La temperatura per la lievitazione deve essere di almeno 22 gradi, per cui se non avete questa temperatura in casa potete mettere la teglia con i panetti in forno, spento chiaramente, soltanto con la luce accesa. A dopo. Passate 6 ore, questo è il risultato. Adesso stendo il panetto, sempre portando l'aria da dentro a fuori, in maniera tale da fare anche il cornicione. Vi dico che ho già acceso il forno in modalità grill e sto preriscaldando la padella, che deve essere rovente. Attenzione al teflon perché non deve superare i 260 gradi, quindi se avete un termometro laser sarebbe meglio. Adesso prendo la pizza, la metto in padella, allargo un po', ora metto la salsa di pomodoro, la salsa di pomodoro l'ho condita con sale, olio extravergine d'oliva e una foglia di basilico. Messa la salsa di pomodoro, copro con il coperchio e faccio cuocere per qualche minuto. Dopo 2 minuti controlliamo sotto, faccio cuocere per altri 30 secondi. Direi che ci siamo, perché adesso metto il fior di latte. Sarebbe meglio avere una padella con il manico removibile, un giro d'olio, un po' di basilico e mi sposto nel forno. Grill acceso, forno caldissimo, ecco qua, guardate, ci vorranno più o meno 2 minuti, state attenti a non far bruciare. Passati 2 minuti,
Ci siamo. Ora la tolgo. Ecco qua, guardate che bella. Ora ci metto un altro po' di basilico fresco e chiaramente devo assaggiare con voi, però ci voglio mettere un altro goccio d'olio. Guardate, il cornicione è vuoto. Ora l'assaggio con voi e poi faccio le altre. Sembra di stare in pizzeria e credetemi, non sto scherzando, fatela perché è semplicissima. Per qualsiasi informazione contattatemi commentando qua sotto e cercherò di esservi d'aiuto. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciate un gran bel like, condividetelo soprattutto, condividetelo dappertutto, Facebook, WhatsApp, Instagram, eccetera eccetera. Io vi saluto e prima di lasciarvi, come al solito, vi auguro buon appetito!